Questo raga è tutto in diretta, non mi sono preparato niente, infatti si vede. E allora pure questo progettino di oggi mi posso accontentare. Stiamo sempre a studiare qui, però mano a mano vedi che le cose poi migliorano e vengono fuori. L'importante è la costanza. Bella raga, bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a fare un bel disegnino su questa gambetta per un nuovo progetto. Mi avete chiesto in molti, dopo l'acquisto del modello 3D, dov'è il livello righelli. Il livello righelli ragazzi lo create voi perché per ogni progetto è personale. Comunque andate qui su livelli, create un nuovo livello, lo potete anche rinominare da qui, rinomina e fate righelli, e qui potete andare a disegnare i vostri righelli. Il righello serve per fare una squadratura della gamba, perché? Perché a volte lavorando in 3D Procreate diciamo si mangia un po' i bordi dell'immagine, non scrive molto bene, quindi poi bisogna passare in 2D da qui dove abbiamo la nostra texture. Adesso però su questa texture è applicato il livello righelli dove possiamo andare a disegnare, quindi quando facciamo il righello diciamo sul modello 3D poi ce lo ritroviamo qui e sappiamo perfettamente dove andrà il tatuaggio. Quindi se io prendo ad esempio da Tattoo Stencil, che è la libreria diciamo che utilizzo di più per disegnare, mettiamo un colore arancione ad esempio, se il cliente vuole il tatuaggio in questa parte del corpo noi ce lo andiamo a segnare in modo che se dobbiamo importare un progetto oppure dobbiamo andare a disegnare sappiamo che dobbiamo farlo esattamente qui. Questa diciamo è un po' la funzione dei righelli. Comunque vi ricordo che tutti i pennelli li trovate su artegraffa.it, compresi i modelli, e ci sono anche i bundle. Potete scaricare il Tattoo Kit che è uno dei più completi a livello dei pennelli, e ci sono compresi anche due modelli 3D completi, uomo e donna. Questo video è sponsorizzato da me, perché questi prodotti li trovi solo su artegraffa.it. Andiamo a pulire questo livello, cancella, ok. Per questo design vorrei partire in 3D, quindi andiamo qua, mettiamo un bel nero, line art, lo facciamo, anzi prendiamo il pennello inchiostro, no, line art, e ci andiamo a costruire il flow del tatuaggio. Quando arrivate qui al bordo vi consiglio di ruotare l'immagine, se no viene deformato. Vedete infatti qui ci andiamo a costruire il nostro flow. Ora molto semplicemente me lo vado a raddoppiare in questo modo. Quanto mi piacciono queste parti nere raga, io mi farei tutta la gamba nera ma non c'ho il coraggio. Fatemi sapere nei commenti se pure a voi vi piace il total black. Lo vedo ancora un po' fino, voglio andare ancora espressi con altra righetta, perché praticamente andando vicino al bordo si crea quella deformazione, perché il modello 3D è composto da poligoni. Se ad esempio c'è una parte qui curva del corpo, come ad esempio può essere il polpaccio, i poligoni diciamo si fanno in 3D, quindi lui scrive nei punti sbagliati, però girando l'immagine la possiamo riappiattire. Volevo pure ringraziare tutti quanti per il supporto che state dando al canale e vi ricordo che se volete potete iscrivervi, che tanto è gratis. Da questa qui, che è diciamo la base che dà un po' il flow alla gamba, dove ho cercato di saltare queste parti che potrebbero essere dolorose, come pure il ginocchio e lo stinco. Se noi adesso passiamo in 2D, quindi andiamo in impostazioni 2D, ce lo possiamo andare un po' a rifinire con la gomma. Quindi ci prendiamo la nostra bella gomma, la rimpiccioliamo un po', andiamo un po' a scontornare, dare un po' più di linearità sul tratto. Comunque sia, ricordo che questo è sempre un progetto, quindi ci può stare che non è perfetto, perché poi tanto lo andiamo a rifare sulla gamba, magari in freehand. È solo per dare un'idea di come si evolverà il progetto. Ok, questo pezzetto qui, e questo è il nostro flow, che è già carino. Adesso quello che vorrei fare è creare un nuovo livello, anche se forse non serve, perché andrò a importare un'immagine. Quindi su aggiungi, allora, prima di tutto passiamo in 2D, siamo sicuri di aver selezionato il nuovo livello, poi andiamo su aggiungi, inserisci una foto, e qui dalla libreria ci andiamo a prendere una texture, tutta la mondezza che ho. A un certo punto ci dovrebbero essere anche le texture, prima o poi ci arriveremo. Progetti su progetti, esperimenti su esperimenti, eccole qui le nostre belle texture. In particolare mi piace questa, come vedete l'ho importata nel progetto
e adesso la vado un po' a sistemare. Questo qua lo possiamo togliere perché quando importare l'immagine c'è crea un nuovo livello, però lo andiamo a mettere su moltiplica in modo che vi elimina tutto il bianco in automatico e non state lì a sbattere. In questo modo vedete anche sotto il disegno sotto, io direi così. Ce lo andiamo anche a duplicare, andiamo poi a cancellare la parte che non ci serve. Per fare sta cosa abbassiamo l'intensità in modo da vedere i due livelli distinti e andiamo praticamente a cancellare tutta sta parte qui in modo molto rustico. Qua è rimasto un pezzetto e lo andiamo a togliere. In questo modo abbiamo praticamente allungato la texture. Se poi scaricate texture ancora più performanti vi riuscirà meglio. Ora che faccio? Vado qui, unisco i due livelli con unisci sotto, ce lo andiamo a ruotare in questo modo e anche a ingrandire un po', che voglio che mi copra, in modo che mi va a coprire un po' più sta parte, anche se qui c'è sta il ginocchio e vorrei evitarlo, quindi la lascerei così. Vediamo intanto il risultato in 3D. Come vedete la texture è stata applicata, è pure figa. C'è forse sta chiusura qua che non mi convince tanto, anche se non è male. Abbiamo preso tutto il ginocchio, sta cosa non mi piace tanto, però vabbè, volendo sta parte qui potete pure inventarvi qualcosa per toglierla. Adesso andiamo a fare un nuovo livello, perché mi voglio andare a chiudere queste linee qua di contorno, però lo voglio fare con una gradazione minore, così. Anzi, ve lo faccio vedere in 2D che viene ancora meglio. Dovete sempre lavorare 2D e 3D, raga. Tenendo premuto fate una bella linea dritta. Vediamo che è successo di qua. Ok, qua ce l'abbiamo. Ci manca sto pezzetto e ci manca sto pezzetto qua. Vediamo una sfumatina e una cancellata. Come vedete il progetto inizia a uscire fuori. Adesso, utilizzando il livello righelli, ci possiamo andare a prendere riferimento. Vabbè, il livello livelli l'abbiamo zozzato col disegno, quindi ne creiamo un altro, non fa niente. Prendiamo un colore verde, quello che vi pare, insomma. Ci andiamo un po' a delineare. Intanto qui salviamo questa misura, che è quella che abbiamo sempre utilizzato, e ci andiamo a delineare qui i margini del suo livello, dove andiamo a inserire un'altra texture. Diciamo che l'area che ci interessa a noi sarà questa, così. Adesso andiamo sempre qui, 2D. Come vedete, col righello abbiamo selezionato tutta l'area di interesse. Andiamoci a importare un'altra foto. Come texture mi piacerebbe prendere questa, che è gigante. Comunque andiamo sempre qui, mettiamo moltiplica, ce la ingrandiamo un po', ce la possiamo anche ruotare così e vediamo il risultato. Così ci facciamo questa zona bella nera, sì, e poi andiamo un po' a sfumare innanzitutto questa, diamo un po' di curva, così. Disattiviamo il livello righelli, questo non servisce a niente. Poi andiamo su gomma, prendiamo un aerografo, io ce l'ho sull'astuccio, aerografo, e ci andiamo un po' a togliere, a sfumare tutta questa chiusura qui. Mettiamo una misura un po' grandina e andiamo così. Ho sbagliato livello, selezioniamo il livello della texture, e andiamo un po' a sfumare. Andiamo anche a togliere alcune parti per giostarci un po' la chiusura, che non la voglio fare proprio dritta. Ce la facciamo un po' così. Poi andiamoci un po' a ripulire tutto quanto. Innanzitutto qui dobbiamo andare a cancellare questa parte qui che non ci interessa. Potete vedere che già sta a prendere forma. C'è sta parte qui che non mi convince, quindi voglio andarla a togliere, non tutta, in questo modo. Voglio creare un po' di giochi e volumi, utilizzando anche un po' dei bianchi, dei vuoti. Voglio un po' ripristinare questa parte qui sotto, che sto andando a cancellare. Invece la preferisco un po' più netta, che c'è la chiusura, così. Andiamo un po' a ricontornare. Ok, facciamo pure il fiorellino qui e pure questo. Allora, a questo punto togliamo pure queste due linee brutte qui, che sono queste. Andiamoci a creare una texture per qua, una cosa semplice, però voglio prima pulire un attimo sto pezzo e dargli pure un po' di forma, una chiusura un po' più così. Puliamo questa che mi dà fastidio, ok. Non mi viene qui sta chiusura, raga, porco due, forse è così,
c'è questo che mezzozza qua, quindi facciamo una cosa, questa linea verticale che non mi piace proprio, andiamo a togliere, andiamo a togliere pure questi, così, andiamo un'aggiustata qua, così, già mi calzate più. Adesso andiamo a pulire quest'altra qua con la gomma, andiamo a lasciare un po' il disegno, lasciamo diciamo la parte più carina, così, ok, andiamo a fare anche di qua, così mi piace. C'è sta parte qui che non mi piace tanto, quindi andrei a togliere. Ok, adesso ci dobbiamo rifinire sto pezzo di sto puzzle, che è tutto un lavoro certosino, raga, da individuare il progetto finale. Andiamo pure qua, ok, bene, forse qui sta chiusura non mi piace di questa, è un po' troppo rigida. E ora abbiamo questo spazio bianco qui da andare a riempire, anche se ancora non mi convince qua, forse devo lasciarti due pezzi, stiamo a rimanere tutta sta texture perché voglio fare un bel lavoretto. Questo raga è tutto in diretta, non mi sono preparato niente, infatti si vede. Ok, a questo punto andiamo a pulire pure questa, anche perché sto notando che si sta alleggerendo tanto il disegno, e questo ci piace. Non so sto pezzo da che deriva da questo, perfetto, andiamo a pulire un po' tutto. Ok raga, come potete vedere inizia a prendere bella formetta, che sono staccate le linee qua, dove stanno, eccole. Guardate già come sta a venire carino, Dobbiamo dare un senso qui a sto vuoto, voglio modificare sta chiusura qua che ancora non mi piace. Allora, quello che possiamo fare adesso sicuramente qui è andare a creare un nuovo livello e andarci a fare un rafforzamento qui a sta chiusura, così, che si sono progetti un po' temerari per chi riesce a stare tanto sotto i ferri, perché è un tatuaggio molto impegnativo questo, sia per chi lo fa sia per chi lo riceve. Dobbiamo dare un senso a sta zona. Questa zona qui è un po' pulita. Ora provo a farla diciamo sfumata. Quindi andiamo a fare una linea, magari il nostro stesso livello, ma su uno nuovo, così. E lo facciamo pure di qua. Andiamo un po' a schiarire e a sfumare qua sotto, in questo modo. Abbiamo fatto tipo un calzino. Ora io voglio andare un po' d'aerografo qui, su un nuovo livello. Dai un po' di ombretta tutto e ce l'andiamo pure a sfogare. Poi con la gomma andiamo a ripassare tutti i bordi così, e poi andiamo un po' a rafforzare l'ombra sempre con l'aerografo più piccolo. Qua c'è sempre un po' da sfuma, però diciamo che ci abbiamo la nostra ombretta. Ok, questa è pure un'ombretta, però no con l'aerografo, con la line art piccola, e dai un po' un effetto 3D così. Sì, mi piace tanto. Non mi ricordo quando ho fatto cosa. Voglio rafforzare un po' questo effetto qua sotto, così. Ok, allora questo è il risultato che ho raggiunto fino adesso, con un po' di sfumature tutto intorno, questa striscia. Boh, dovremmo andare un po' a sistemare qui, anche se sta chiusura potrebbe pure andare così. Questo pezzo lo voglio andare a chiudere così, in questo modo, andare a chiudere tutta sta parte, un po' di rettangoli, che andrei a fare a questo punto pure qui sotto. E devo spostare queste texture che stanno sempre in fondo, ho fatto la cazzata, che l'ho portato in 3D. Se esce una foto qua, cancelliamo tutta questa zona che non ci serve, tutta questa e tutta questa. Mi sono scordato un pezzetto, così c'è pure questo effetto qui della textura, che ci ritroviamo pure qua. E qui gli andiamo a fare una chiusuretta, no, sì, allora io voglio fare una sfogatura più che chiusura, così, un po'. Mi piace. Siamo arrivati a questo risultato che diciamo carino, mi piace. Adesso vorrei fare una striscia bianca che va a coprire tutto. Secondo voi ci sta bene? Proviamola. Per fare una cosa veloce, senza sta unire tutto quanto, io direi qui dobbiamo cancellare questo schifo qua, che tu stai così qua. Dicevo, secondo me ci conviene fare una cosa. Selezioniamo questo colore per fare giusto una prova.
andiamo su Ink e proviamo in un nuovo livello, soprattutto fa una bella strisciata, vedete, perché vorrei togliere un po' sto ginocchio qui, non è proprio malaccio, non è malaccio, non sai che mi piace, però io devo andare un po' d'ombretta, non è male, sembra tutto infasciato. Mi piace perché ha ridotto molto le parti del tatuaggio, un po' più vuoti, dandogli un po' più di contrasto. Con l'ombretta dovremmo andare un po' a fare una cosa fighetta. Allora, facciamo duplica, poi facciamo seleziona, poi cambiamo il colore con nero, pennarello a palla, magari passiamo in 2D, mettiamo un pennarello senza assistenza. Adesso da qui facciamo così, ce lo portiamo sotto, perfetto, gli diamo un po' di sfumatura, così, buono, figo. Che ne pensate, raga? Guarda un po', di questo senso di 3D, mi piace. Insomma, raga, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!